Tutto bene lì dentro? Ferme, ferme dove siete! Non muovetevi, e calme, eh? Non vi agitate. Ora vi aiuto. Ma state calme. Un momento. E l'aiuto io. Ecco qua. Che cosa abbiamo colpito? Oh, niente. C'è stato uno scoppio. E non capisco perché. Avevo messo una gomma nuova di fiamma stamattina. Ora è sicura di star bene? Solo un po' incerta sulle gambe. Sediamoci laggiù, venga. E io chi sono? Figlia di nessuno? Avanti. Chi guida così? Deve essere espulso dal paese. Mi faccia il piacere di dirmelo un'altra volta. Grazie per il passaggio, amico. Non potete immaginare quanto mi dispiace. Le dispiace. E ora che si fa? Resteremo qui tutta la notte? Oh, no, non ci starete. Ho detto che vi portavo a Carrington Hall. E come? Ci voleremo su una scopa. Troverò aiuto. A 2 miglia da qui ho visto un garage. E stia calma e non si preoccupi di niente. Sarò di ritorno in un lampo con un carro attrezzi. È quasi facile come cadere da un tronco. Oh. Sta comodo. Non muovetevi, eh? Doveva esserci sua moglie con lui. Oh, pericolo in vista. 2 di quelle. Grazie. È stato carino fermarsi per prenderci. Ma io tu non sali devo dietro. prendere. E ce la fai con le valigie? Sì, credo di sì. Tieni, prendi anche le mie. Ecco. Posso sedermi sulle sue ginocchia? Beh, veramente, cara Ci signora, dispiace tanto recarle disturbo, ma c'è scoppiata una gomma. Oh. Non sono affatto scomoda. Allora, che aspettiamo? Avanti, Eddie. Che aspetti a partire? Sì, signore. Mi dispiace dirmi, signore, dove mi state portando? Alla tenuta dei Carrington. Oh. Ha qualcosa da ridire sulla tenuta dei Carrington? Sì, signora. Se non ci vivesse nessuno sarebbe infestata dai fantasmi. Mio Dio, il mio Cosmo è in ritardo. Di solito a quest'ora è già a casa. Dio, che freddo, vero? Emily, ricordami di restituire questo cappotto. Non mi tiene caldo per niente. Mrs. Topper, lei non ce l'ha affatto indosso. Che stupida. È strano che sia generalmente freddo d'inverno e caldo d'estate, vero? Ecco Cosmo. Guarda, c'è qualcuno che ci sta salutando. È una signora. È qualcosa di molto peggio, signora. È Mrs. Topper. Emily, guarda. Ha la macchina carica di donne. E una di loro sta seduta sulle sue ginocchia. Va, Emily. Bene, eccoci arrivati. È sicuro che questa sia la tenuta dei Carrington? Almeno la chiamano così. Carino come posto, non trova? Grazie per il passaggio, Mr. Topper. Si figuri. Sbrigati con quelle valigie, Eddie. Sì, signore, se lei crede che stia perdendo tempo. La inviterei ad entrare. Oh, no, grazie tante. Dobbiamo tornare subito a casa. Di corsa! Arrivederci. 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 Buonasera. Perché non bussa prima di uscire? Io sono il maggiordomo, Miss Carrington. Non sono io, Miss Carrington. Eccola qui. Piacere. Vogliono accomodarsi, prego.
Miss Carrington? Sì. Io sono Lillian, la governante. Ah, molto piacere. Questa è la mia amica, Miss Richard. Salve. Suo padre la sta aspettando. Grazie. Le dispiace attendere qui? Di qua, prego. Un momento, prego. Miss Carrington. Le presento il dottor Jerris, il medico di suo padre. Come sta, dottor Jerris? Vorrei dirle 2 parole prima che lei veda suo padre. Sì, certo. Sarò il più breve possibile. Le condizioni di suo padre non sono buone, Miss Carrington. Sì, lo so. E vederla ora potrebbe essere uno shock per lui. Credo di capirla, dottore. Da giorni sta aspettando il suo arrivo con grande ansia. Spero che non le succeda più di doversi separare da lui. Mi segua, prego. Mr. Carrington? Mr. Carrington? C'è qui sua figlia. Oh. Anne. Io non so bene che dire o che fare. Neppure io. Tranne dirti, Anne, sei bellissima. Sei l'immagine di tua madre quando era giovane. Io... Beh, forse faremmo meglio a sederci. Sì. Io so che ti sembrerà molto strano vedere tuo padre per la prima volta la vigilia del tuo 21° anno. Tante volte mi sono chiesta perché non mi avevi cercata mai. Tua madre adorava l'Estremo Oriente. Il suo ultimo desiderio fu di farti crescere nella terra che amava tanto. Spesso avrei voluto che mi raggiungessi, ma ho preferito rispettare le sue volontà. E la mia salute non mi permetteva di venire da te. Capisco, papà. Spero che tu abbia fatto un buon viaggio. Sì, noi abbiamo fatto uno splendido viaggio. Voi? Ho portato un'amica con me, una ragazza americana, Gail Richards. Suo padre dirige una ditta di esportazioni di Shanghai. Richards, hai detto? Mm-hmm. Oh, io spero che non ti dia fastidio che sia qui. Ma che dici? E poi questa è la tua casa ora. No, papà, la nostra. No, mia cara. Secondo il testamento di tua madre, da dopodomani tutto ti appartiene. Che altro fa qui oltre a caricare gli orologi? È qui da molto? 20 anni. 20 anni. Mhm. E sono 20 anni che carica orologi. Tua madre voleva che tu avessi questo, Anne. È esattamente come lo indossava lei 20 anni fa. Oh, papà, è magnifico. E tu lo porterai meravigliosamente come lo portava tua madre. Papà, io non ho mai saputo veramente come è morta la mamma. È stato una specie di incidente, vero? Sì, cara. Il crollo di una miniera. Ho conosciuto tua madre a Singapore. Dopo la tua nascita decidemmo di trasferirci a Sumatra, dove avevo interessi in una miniera di tungsteno. Il mio socio si chiamava Walter Herberg. Un giorno stava facendo visitare la miniera a tua madre, quando ci fu un terremoto improvviso. Il tunnel franò e... La prego, Mr. Carrington. Mi spiace interrompere, ma non dobbiamo stancare suo padre. Certamente. Spero che ti piaccia la tua camera. Sì, ne sono sicura. Lillian ti farà vedere dov'è. Io devo cercare di risparmiare le forze. Riposati, papà. Buonanotte, cara. Ci vediamo domattina. Buonanotte.
Buonanotte, dottore. Buonanotte, Miss Carrington. Dov'è Miss Richards? Sono qua, Anne! Anne, attento! Anne! Anne! Anne, ti sei fatta male? No, è tutto a posto. Anne! Come diavolo è accaduto? Ma non lo so. L'ha evitato per miracolo. Può dirlo. Una spanna più in là e staremmo raccomandando la sua anima al Signore. Com'è potuto accadere una Per cosa? favore, Mr. Carrington, sa che non deve agitarsi. Accompagni le signorine nelle loro stanze. Già, e che non ci siano lampadari al soffitto. Da questa parte, prego. Vieni via! La camera cinese è per lei, Miss Richards. Ma che bella pensata. Dimmi se non è proprio bella. Faccio 7.000 mila per scappare via dalla Cina e qua mi manca solo una ciotola di riso. Cos'è che risuona così? Sono le onde furiose. Giorno dopo giorno, notte dopo notte, si abbattono selvaggiamente contro le nere rocce qui sotto. Per 20 anni hanno continuato a chiamare qualcuno che non risponde mai. Proprio come in una storia di fantasmi. Le serve altro, signorina? No, muoio di fame. Non ricordi che non abbiamo cenato? Rama le porterà un vassoio. Va bene qualsiasi cosa, aragosta, birra, ma niente di pesante. E per lei, Miss Carrington? No, grazie, Rama. Io vado a letto, Gail. Sono a pezzi. Anch'io sono uno straccio, sai. Buonanotte, Miss Richards. Buonanotte. Spero che riposi in pace. Grazie. È la frase che si scrive sulle tombe. Non fare la sciocca. Va a letto. Buonanotte, cara. Suo padre ha fatto arredare questa stanza per lei. Bellissima. Mi spiace, signorina, ma non abbiamo birra. Le ho portato del vino. Vino? Ma quello è champagne. Sì, signorina. Allora lo mette qui. Le serve altro, signorina? No, basta e avanza. Champagne. Perché lo nascondono? Anne? Sì? Sei proprio tu? E chi vuoi che sia? Aprimi e fammi entrare. Buon Dio. Dove l'hai messa la scarpetta di vetro? Bello, vero? Bello. È un paradiso in confronto con la camera da tortura cinese nella quale sto io. Mio Dio, che gusto! Questo sì che fa per me. Ho sempre desiderato dormire sotto un baldacchino. È perfino troppo bello per dormirci. Sì, che si deve fare per avere un letto simile? Accendere la lampada magica? Ti piace proprio questa stanza, vero? È il genere che fa per me. Prendersi il morbillo e doverci restare in un letto come questo. Dove stai andando? Vado a letto. Per stanotte, cara, questa stanza è tua. Oh no, non farlo. Non mi sogno di lasciarti fare una cosa simile. Però un affare, pur di star lontana dalla Cina. Buonanotte, Cenerentola. Buonanotte, amica mia. E dico proprio amica. Chiudi la porta a chiave nel caso che la signora Frankenstein cammini nel sonno. Avanti. Le serve qualcosa, dottore? Le signorine sono sistemate per bene. Direi. Non c'è altro, Giure. Buttalo giù d'un fiato.
vicina non era la stessa cosa. Un comportamento appena sopportabile per uno studentello. Clara, ti ho ripetuto fino alla nausea, quando sono riuscita ad infilare qualche parola tra le tue, che tutto quello che è successo non è successo per colpa mia. Io trovo ridicolo che un uomo della tua età perseguiti le ragazze. Che ne penseranno i vicini? Non sono stato io a perseguitarle, sono loro che si sono buttate su di me. No, non essere assurdo. Figurati se delle belle ragazze si buttano su un uomo di mezza età e per di più con la pancia. Non mi sembra di avere la pancia. Non tentare di cambiare discorso. E poi potevi almeno salutarmi quando mi sei passato davanti. Te l'ho già spiegato, cara. Non potevo. Quella ragazza mi stava seduta sulle ginocchia. Oh, lo so. Ti avverto, Cosmo. Se mai avessi intenzione di fare una cosa simile un'altra volta,
Io me ne torno da mia madre. Clara, non penserai che intenda fare una cosa simile un'altra volta. D'altra parte, non ero certo io che potevo sedermi sulle sue ginocchia, non ti pare? Cosmo, e a te pare che sia questo il momento di scherzare? Questo sì che è bizzarro. Non mi pare affatto bizzarro. Dopotutto siamo stati sposati per 20 anni e ho il diritto di essere trattata come una moglie che è stata sposata per 20 anni. È strano. Non è strano per niente. Cosmo, ma ti rendi conto di quello che dici? Mhm. Scusa, come dici? Beh, se questa è l'attenzione di cui mi ritieni degna, tanto vale che io vada a letto. Buonanotte. No, no. Beh, può darsi che sia un po' sovrappeso, ma non mi si venga a dire che ho la pancia. Anzi, sono in gran forma per la mia forma. In fin dei conti sono un banchiere, non un gigolò. Via quei piedi freddi dalle mie gambe. E non tirare le coperte dalla tua parte. Ehi, come va, Toppy? Ricordi di avermi tenuta sulle ginocchia? Oh, ma questo è terribile. Come terribile. Sei un fantasma, sei morta. Tu scherzi? Ascoltami, devi andartene di qua. Ho già avuto abbastanza guai con tipi come te. Così, a sentire te sarei morta. Ero in ottima forma e stavo benone quando sono andata a letto. Perché dovrei essere morta? Non lo so, ma non puoi stare qui. Devi tornartene subito a casa Carrington. Cosmo? Ecco, hai visto? Cosmo! Sveta, fa qualcosa, svanisci. E va bene, Toppy, me ne vado. Oh, sei tu, cara? Cosmo, con chi diavolo stavi parlando? Con nessuno, cara. Nessuno, stavo soltanto parlando nel sonno. Parlavi nel sonno? Ma è una perdita di tempo. E poi non c'è nessuno che ti ascolti. Vabbè, non ne sono sicuro, sai? Cosmo, mi dispiace d'essere stata così cattiva. So come lo diresti se ci fosse qualcosa fra te e quella ragazza. Lasciamola perdere, va bene? Ma lo vorrei, cara, ma date le circostanze temo di non potere. Ah, va bene, se è così che la pensi. Ne parleremo domattina. Quando sarai sobrio. Perché non guardi dove metti i piedi? E perché tu non sai dove dovresti? Guarda cosa hai combinato. Questo è niente in confronto a quello che farò se non vieni con me. Venire con te? Dove? Accompagnami a casa Carrington. Voglio sapere che cosa mi è successo. Va avanti tu. Oh no, non potrei andarci da solo, ho paura. Non mi piace quella casa, ci sono i fantasmi. Io non ci vengo. E va bene, se è così che la metti. Fuori dal mio letto. Neanche per idea, a meno che tu non venga con me. Fuori dal mio letto lo dirò a Mrs. Topper. E cosa le dici? Ma che sei qui nel mio letto. Oh. No, non posso dirglielo. Tu certo no, ma io posso. Oh, ma tu non lo faresti mai. Mrs. Topper non lo capirebbe. Vuoi venire con me o no? Non posso! E va bene. Allora decidi, conto fino a 3 e poi mi metto a urlare. 1, 2... No, ti prego, non farlo. Va bene, hai vinto tu. E ora che cosa vuoi che faccia? Chiama il tuo autista e digli di portarci a casa Carrington. Pronto? Sì, padrone. Ma non è ancora giorno, lo sa? Ah, lo sa, eh? Sì, signore, subito. Che fai lì a bocca aperta? Vorrei saperlo anch'io. Su, andiamo, muoviti. Sì, signore.
Dove andiamo, Mr. Topper? A casa Carrington. Mi scusi, padrone, ma potrei chiederle perché andiamo a casa Carrington a quest'ora? A cercare un corpo. Farebbe bene a cercarne uno anche per me, perché quello che sto usando è intirizzito. Allora, Eddie, vuoi aiutarmi o no? A che proposito? Di quel corpo. Del corpo? Ok, padrone, vengo con lei, ma si tenga bene da una parte, perché ho la sensazione che ci sarà da correre. Topi, quella è la stanza dove stavo io, quella col balcone. E come facciamo ad entrarci? Dalla finestra. Padrone, mi permette di dirle una cosa in confidenza? Cosa c'è? Sono tanto pallido quanto mi sento. Che ti sta succedendo? Non lo so, ma qui c'è qualcosa che non riesco a spiegarmi. Oh, andiamo. Dammi il braccio, Topi. Oh, quelle non sono orme di topo. Topi, qui c'è una finestra. Vediamo se possiamo entrare. Non si può, sveglieremo tutta la casa. Non discutere. Vieni, ti faccio scaletta. Metti un piede qui. Pronto? Sì. Accidenti. Dovresti metterti a dieta. Forza la finestra. Ora dammi una mano. Dove sei? Proprio qui. È questa la stanza? Sì. E tu dov'eri? Fammi pensare. Oh sì, stavo dormendo in quel letto. E poi mi sembra di essermi alzata per chiudere una finestra. E quella finestra lì. Poi sono tornata a letto e non ricordo altro. Oh mio Dio, ecco dove sono, guarda, proprio accanto alla finestra. Ma questo è a dir poco orribile. Ti hanno accoltellata. Accoltellata? Non mi sembra il caso di bere champagne. Ma Topi, non capita tutti i giorni di essere assassinati, guardami. Oh, per favore, ti prego, basta. È una cosa seria, dobbiamo chiamare la polizia. sì, voglio scoprire chi ha fatto questo. Dov'è il telefono? Di sotto. Bene. Pronto? Centralino. Quest'affare è morto. Ma allora è un vizio. Dove sei? Eccomi qua, caro. Non riesco a parlare con nessuno. Forse avranno tagliato i fili. Ora controllo. Centralino. Metta giù quel telefono.
Ti affermo dov'è. Il suo telefono è fuori servizio. E lei chi è? Chi? Io? Io sono Cosmo Topper. Io sono il suo vicino di casa. Molto bella la sua casa. Molto bella. Io sono entrato soltanto per usare il telefono. Mezz'ora dopo mezzanotte. Oddio, è veramente così tardi? Beh, io devo andare. No. Chi stava chiamando? La polizia. È stato commesso un omicidio. No, guardatemi in quel modo. Io non ho ucciso io la ragazza. Che diamine sta succedendo? C'è quest'uomo che si stava girando per la casa. Questo signore dice che c'è stato un omicidio. Ma insomma, di cosa sta parlando? Se non mi crede, vado a vedere con i suoi occhi. È in quella grande stanza in cima alle scale. Ma quella è la camera di Anne. Andiamo. Anne! Dov'è? Alle sue spalle, proprio accanto alla finestra. Dove? Qui non c'è nessuno. L'ho vista io pochi minuti fa con i miei occhi. Papà, che cosa c'è? Anne, allora sei salva, va tutto bene. Ma sì, certo che sto bene. Perché? Perché questo signore ci ha appena detto che lei era stata assassinata. Oh, Mr. Topper, ma come le è venuta quest'idea? No, non lei, ma quell'altra ragazza. L'ho vista un minuto fa, l'ho vista veramente, ve l'assicuro. Dov'è Gail? Non era da basso, vero? Certo che no. Come poteva essere da basso quando è stata assassinata qua su? Su, avanti, Mr. Topper, per favore, un po' di controllo. Forse questa lettera potrebbe spiegarci le cose. È indirizzata a Miss Carrington. Cara, mi spiace lasciarti in circostanze così misteriose. Ti spiegherò tutto al mio ritorno. Ciao, Gail. Mr. Topper soffre evidentemente di allucinazioni. Mr. Topper, dica un po', quanti anni ha? 46. Quel che pensavo. Cosa vuol dire quel che pensavo? Schizofrenia. Schizofrenia un corno! Sono venuto qua in macchina. In macchina? Sì, perché? L'ho parcheggiata proprio qui fuori. È lì che mi aspetta. Edward, Sì, signora. che cosa diavolo stai combinando? Non sono io, sono quelle cose. Cose? Porte che si chiudono da sole, gente che parla a nessuno e nessuno risponde. Io me ne torno. Torni dove? Da Mr. Benny. Niente di simile è mai capitato da lui. Oh, piantala con tutte queste storie. Dov'è Mr. Topper? Io l'ho lasciato a casa Carrington. Oh, ancora quella ragazza. Quella che gli sedeva in grembo. Ho paura di sì. Emily, ti prego, vestiti. Ora ci andiamo anche noi. Mi scusi, signora. Vuole andarci a piedi? Ma che domande? Ci porterai tu in macchina. Mamma mia. Proprio quel che temevo. Normale per un soggetto del genere. Ho perduto il corpo, ho perduto la macchina e se non esco subito di qui finirò col perdere anche la testa. Lei ha soprattutto bisogno di riposo. Quando starà meglio la manderò a casa con la mia macchina. Anne, faresti meglio a tornare a letto. Buonanotte, Mr. Buonanotte. Mr. Topper, la sparizione di Gail mi preoccupa. Guardi in che guai ha messo me. Dove l'ha vista l'ultima volta? Era seduta su un tavolo dell'ingresso e ha appeso il mio cappello sul piede di un cinese. Ora si calmi, Mr. Topper. La macchina sarà qui a minuti. Salve, si ricorda di me? Sì, certamente. Ma come mai a quest'ora? Oh, non vorrei sembrarle venale, ma qui qualcuno mi deve 26,80. Oh,
Ha ragione. Mi dispiace, avevo dimenticato. Ha anche dimenticato di salutare? Carina una sparizione organizzata da lei e dalla sua amica. Lei non l'ha vista per caso? Non l'ha incontrata in strada? Ma no, non sarà mica una sonnambula. Io non lo so, ma è sparita. Ah, è sparita ancora. Deve essere stata allevata nel cappello di un mago. Vado a prenderle i soldi. Ehi, che succede? Qualcosa che non va? Detesto salire queste scale. Le dispiace accompagnarmi? Di sopra io? Con lei? Forse è meglio che torni domani. La prego, venga con me. C'è qualcosa che la preoccupa, forse? Sono soltanto nervosa, credo. Nervosa? Perché? Beh, non riesco a spiegarmelo, ma sono accadute delle cose... La smetta di preoccuparsi, cara, che vuole che le possa accadere. Andiamo. Non vorrei dover pagare la bolletta della luce qui. Questa è la mia camera. Allora, se non le spiace, preferisco aspettare qui. Miss Carrington! Miss Carrington! Oh, Si può sapere che c'è? Chi è quel tizio in nero? Che è successo? E lei chi è? la governante. Bel modo di tenere una casa. Donne che gridano, tipi che saltano dalla finestra. Se fossi il padrone la licenzierei. Miss Carrington! Miss Carrington! Miss Carrington! Ma che altro succede? E questo l'ho Guardi. appena detto io. E lei chi è? E non mi venga a dire che è lo zio ricco della Sono ragazza. suo padre, non dica sciocchezze. Beh, ci sono andato vicino. È svenuta. Scommetto che la prima Miss cosa che Carrington. dice quando riapre gli occhi è dove sono. Che è accaduto? Ma lei cosa ci fa? Va bene, ora vi spiego tutto quanto. Questa signorina deve pagarmi una corsa in taxi. Sono venuto a riscuotere, mi ha chiesto di salire in camera sua. Ho sentito un urlo e sono finito in un programma radio di Orson Welles. Un uomo mi è venuto addosso con un coltello. Eccolo là. Già. Dove ha preso quel coltello? Sotto la finestra e nella camera accanto. Forse Topper ha detto la verità. Che avevano assassinato l'altra ragazza. E ora ci hanno provato con lei. Rama, chiama la polizia. Aspettate un momento, non penserete che io abbia a che fare con questo? Oppure sì? Ma certo che no. Anne, cara, faresti meglio a metterti un vestito. Temo che dovrete trattenervi qui, giovanotto. Perché mai qualcuno dovrebbe uccidere Miss Carrington? Beh, hanno ucciso me, no? Questo posso anche capirlo, ma Miss Carrington... Ah, non deve preoccuparsi per lei ora. Ha una bella e tante guardie del corpo, un autista di E piazza. se l'assassino fosse proprio lui? Sciocchezze. Non sarebbe tornato col suo taxi. Ah, allora se lei è al sicuro, perché dovrei restare? Buonanotte? Mi sono divertito davvero Oh, molto. Toppy, non te ne andrai proprio ora. Dobbiamo scoprire che ha ucciso me. Così sapremo chi minaccia Anne. Sì, ma non voglio che mia moglie minacci me, capisci? E lo farà se mi scopre. No, io me ne vado a casa. Oh, Signora, sono il sicuro che lei si sbaglia. ma che mi sbaglio, lo sa chi sono? Sono Mrs. Topper. Non è vero, Edward? Sì, signora, ma non credo che sia quel che intende lui. Ma so benissimo quello che intendo io, non crede. Francamente, signora, non lo so. E allora chi lo sa? Perché non riprendete dal principio? Buona idea, Emily. Insomma, dov'è mio marito? Ma signora, non lo so. Questa è una casa privata. Privata? E quella parata laggiù, allora? Posso fare qualcosa per lei? Credo proprio di sì. Lei vive qui? Sì, infatti. Io sono Mrs. Topper, cerco mio marito, Mr. Topper. Ah,
Dov'è quella sua amica? Quella che va in giro a sedersi sulle ginocchia della gente? È stata uccisa a sentire suo marito. Lei non cambia argomento. Se non ci aiutate lo troviamo da sole. Andiamo, Emily. Penso che potrete trovarlo in salotto. In salotto? Forse gli siede ancora in grembo. Sitting on his lap. Good heavens. You mean you've got a room just for that? Where is it? Right this way. Da quella Avanti, parte. andiamo. Sta arrivando, devi andartene. Non mi fido di te, bello. Hai già cercato di piantarmi in asso. Come posso scappare con lei là fuori? E come posso affrontarla con te qui dentro? Beh, mi sembra logico. Ok, buttiamoci. Seguimi, amico. Cosmo! Cosmo! Beh, dov'è? Era qui pochi minuti fa. Rama, dove è finito? Non lo so, signore, ma sono sicuro che non ha lasciato la casa. E non lo farà, non prima di averlo trovato e di avergli detto quello che penso. Le dispiace? Niente affatto. Dov'è il telefono? Per di qua. Vieni con me, Emily. Vieni, Edward. Cosmo. Cosmo. Centralino. Centralino, io denuncio la sparizione di un marito. Edward, va a cercarlo da quella parte. C'è troppo buio là. Il buio non ha mai fatto male a nessuno. Non si tratta del buio, Mrs. Topper, ma di quello che c'è dentro. Non essere sciocco, non c'è differenza tra la luce e il buio, tranne che le luci sono spente. Ma su! Ci vado, ma mi si rizzano persino i peli della pelliccia. Cosmo Topper. Che aspetto ha? Quello di un banchiere, perché naturalmente è un banchiere. Non può descrivermelo? Bene, indossa una camicia misura 15 con le maniche 33, calze del 9,5 lilla ed è un po' calvo. Ah sì, c'è un'altra cosa. Mi faccia pensare, ho pagato il lattaio, ho rimandato la colazione da giovedì a venerdì. Ah sì, c'è stato un omicidio. Omicidio? Sì, omicidio. Prenda nota, omicidio. Omicidio. Far capire qualcosa a questi poliziotti è più difficile che capire qualcosa. Mr. Topper? Ehi, Eddie, hai una sigaretta? Del fuoco. Grazie. Mr. Topper? Mr. Topper? Mr. Topper? Mr. Topper! Topi, che ci fai qui? Dove sei? Come, non mi vedi? Eh? Mi sto vestendo. Piccolo scostumato che non sei altro. La tua mamma non ti ha detto di bussare prima di irrompere nella camera di una signora? È tutto talmente imbarazzante. Ma non potevi rimanere com'eri. Un negligé non è la tenuta più adatta per risolvere un crimine. Su, andiamo, Toppy. Abbiamo qualcosa da fare. Dobbiamo andarcene di qui. Cosmo!
Vengo dalla centrale, che succede qui? Come dice, signore? Non te ne stare lì impalato, ci hanno telefonato circa mezz'ora fa denunciando un omicidio. Che l'abbia commesso tu. Cosmo! Qua dentro, svelto! Cosmo? Cosmo? Oh, deve essere la cucina. Ma non è certo la sala musica. Beh, qui non c'è. Ma dove diavolo può essere? Cosmo? Cosmo! Mamma, che spizzere in questa casa! Oh, guarda che bel dolce di cioccolato! Emily, preparami un tè. Un tè? Ma certo, da prendere con il dolce. E che ne facciamo di Mr. Topper? Emily, sai bene che non lo prende mai il tè. Lo so, ma... Oh. Comincia a stufarmi tu, sai? Allora, mi dica. L'ha visto in faccia l'uomo con il mantello? No, la teneva coperta. C'è un sacco di cose coperte da queste parti. Ma perché non la lascia in pace? È nervosa, sconvolta. Lei lo è. È come pensa che mi senta io. Un omicidio e non c'è il corpo. Non c'è nessuno che abbia visto il corpo. Topper ha detto di aver visto il corpo. Cerchi di parlare chiaro. Chi è Topper? Chi ha detto di aver visto il corpo? Dov'è? Se n'è andato. Se n'è andato. Il corpo se n'è andato. Ma perché cercate di farmi passare voi? Sergente, credo che questa sia una tempesta in un bicchiere d'acqua. Miss Carrington aveva un biglietto che ci aiuterebbe a chiarire ogni cosa. Dov'è il biglietto? È sparito. Il biglietto è sparito. Topper è sparito. Il corpo è sparito. Statemi a sentire. Non sono venuto qui per farmi prendere in giro da voi! Chiedo scusa, signore, ma credo che Miss Carrington abbia lasciato il biglietto di su. Jim, porta su i ragazzi. Perquisite dovunque, non dimenticate niente. Mettete tutto per aria. Ora a lei, Rebecca. Basta scherzare. Dove si trova questo Topper? Non lo so. Innanzitutto, che stava facendo qui? Non lo so. Ma chi crede che io sia lei? Non lo so. Chi è questo impertinente? Non è pericoloso, è soltanto un tassista. Sì? Allora dov'è il suo taxi? Non verrà a dirmi che è sparito anche quello? Lei dove pensa che sia? Da me non si pretende che pensi! Lavoro alla polizia io! Che stavo dicendo? Non lo so. Emily, questo dolce è semplicemente delizioso. Meno male che le piace. È il migliore che tu abbia mai fatto. Questo non è il nostro dolce. Ah, dimenticavo. Ho un po' di crema, Emily, per favore. Crema? Sì, signora. Ah, salve. Ah! Aiuto! Emily! Cosmo! Ma si può sapere che cosa stai facendo qui? Volevo solo sedermi un momento. Fa freddo fuori. Ma tu non ti eri mai seduto nel frigorifero di nessuno? Uscire da un bel letto caldo per venirtene nel frigorifero di un altro. Proprio non ti capisco. Oh, ma forse invece capisco, vero, Emily? Lo spero proprio. Quell'urlo è venuto da qui dentro. Ehi, guardi, questo sì che è fiuto. Chi è lei? Sono Mrs. Topper. E chi è lei? Mrs. Topper. Dov'è suo marito? Dentro il frigorifero. E ha il corpo con sé? Certamente, sotto il soprabito. Così lei è Topper, eh? Mm, Le dispiace uscire da questa ghiacciaia? per niente. Che gli succede? Il gelo lo ha fatto impazzire? Soffre di allucinazioni. Oh, non penserà per caso d'essere una costoletta d'agnello? Allora, perché è entrato in questa casa nel bel mezzo della notte? E cosa hai fatto della ragazza che tenevi sulle ginocchia? Ragazza sulle ginocchia, eh? Oh, il classico triangolo. Oh, ma lei lo pensa davvero, agente? Ora ci sono. È venuto qui per vedere la ragazza. Sua moglie l'ha seguito. Doveva liberarsi della ragazza e l'ha fatta fuori, sì o no? Le dico di no. Dov'è il corpo? Non lo so. Così lei ammette che c'è un corpo. Sì, sono appunto venuto qui a cercarlo. E come sapeva che era qui? Me lo ha detto lei, Lei, avanti, chi è lei? la ragazza uccisa. Ah, finalmente abbiamo... Un momento. Come fa a parlare un morto? Non lo so, ma questa parla. Oh, voglio dire, so che non crederete a quello che sto per dirvi, ma effettivamente... Ma certo che non ci crederemo. Dov'era lei quando hanno attentato alla vita della signorina? In biblioteca, credo, non lo so. Insomma, ha o non ha cercato di pugnalarla? Ah, non dica ridicolaggini, agente Cosmo non pugnalerebbe mai nessuno. Non sa tagliare neppure un tacchino. Mi ascolti lei.
Qualcuno uccide una donna che parla dopo morta. E il corpo si alza e se ne va. Qualcuno cerca di accoltellare questa signorina. E lo trovo seduto nel frigorifero. Tieni, Toto, Bene, prendi se... questa. Sei pazzo, non la voglio. Allora intende arrestarlo? Beh, questi non sono proprio braccialetti, signore. Ha una pistola. È la mia. Cosmo, ridagli la pistola. No, sta ferma. Cosmo! Chiamate i ragazzi. Cosmo, ti farai male! Riley, passerai un bel guaio per Sta questo. buona. Potrebbe sparare. Andiamo. Tu sei proprio pazza. Cosa fai? Lasciami stare. Lasciami andare, lasciami andare. Questa non me la dovevi fare. Vuoi andare in galera? No, ma non possiamo andare avanti così. Mia moglie, la polizia, di cosa mi accuseranno? Violazione di domicilio e omicidio. Già. Cerchiamo il mio corpo. No, perché verrò accusato di averti assassinata io se lo Ma troviamo. io posso dimostrare la tua innocenza. E come farai? Il biglietto che aver scritto Danny e che non ho scritto. E chi l'ha scritto? Te lo dirò quando mi avrai trovata. Andiamo. Sei stanca? E io come credi che stia? Cielo, come mai fa così freddo qui dentro? Salute. Lei è il suo caro marito. Quando si è trattato di scegliere un marito, Mrs. Stopper si è presa proprio un bel pezzo di babà. Ho preso solo una fettina di dolce e una tazza di tè. Non mi pare un motivo per rinchiuderci qui dentro. Senta, Mrs. Stopper, non per lamentarmi, ma io sono soltanto la sua cameriera, mica l'ammiraglio Emily, verde. sta zitta! Ci prenderemo la polmonite, buttate giù quella porta. È solida come una roccia. Avanti, avanti! Fate silenzio! E cos'è questo strano rumore? Sono i miei denti che sbattono. E allora perché non se li mette in tasca? Chi è che ha un Mi cacciavite? serve un cacciavite per toglierseli. Io ho una lima per le unghie. Sì, e dove? Oh, a casa, sulla palestra. Oh mio Dio, su, guardatevi attorno tutti quanti, Permesso. dobbiamo trovare qualcosa che serva. Permesso. Ma qui non c'è nient'altro che pomodori surgelati. E polli stecchi. Tenga, può fare qualcosa con Oh, questo? cosa vuole che ci faccia? Posso suggerirle, signore, di rompere il vetro? Cosa? Rompere il vetro. Vabbè. E a cosa servirebbe? Vuol dire il vetro della porta, fesso. Ehi, lei, non si prenda troppe libertà. Adesso state qua e fate quello che vi dico io. Riley, tu vai di sopra e tu invece vai di sotto. Lei tenga questo. Personalmente ritengo che dovremmo chiamare la Di polizia. questo mi occupo io. Controlla le impronte digitali. Hai sentito? Zitto, Tommy. Non essere nervoso.
Dai qui tu. Eddie, dove sei stato? Padrone, questo non lo saprò mai. Sta ancora cercando un corpo. Sì. Forse era laggiù, ma se n'è andato. Da che parte? Ha appena preso il mare. È la verità, padrone, ma non torno indietro a dimostrarlo. Oh, sì che ci torni. Sì, signore. Mamma mia, in che storie riesco a cacciarmi io? Andiamo. Eddie, non ti muovere di qui finché noi non saremo tornati. Sì, signore. Non ci scommetta a meno che non abbia delle ottime ragioni. Topper, sei negato per portare una barca. Va a prua, lascia che remo io. Stiamo uscendo. Tieniti forte. No, non è. Sì, è. Se andate fuori, voglio venire con voi. Sbrigati, aiutami a salire. Dammi la mano. Perché farla più difficile di quello che è? Ordini del capo valgono anche per te. Si fa così, capito? Non posso neanche chiedere. No, ti dico che dobbiamo scaricarlo là dove abbiamo scaricato Bace e Liverly. 10 miglia al largo, l'acqua è profonda. Ma perché non incartarlo in un bel pacchetto di cemento armato e buttarlo qui? La corrente se lo porterà a largo. Questi sono gli ordini del capo e non discutere con me. Va di sotto e metti in moto. Va bene. Kay, vieni qua, subito. Qui, sei qui dentro. Dio mio, come sono in disordine. Hanno avviato i motori, dobbiamo scendere. No, tu cala la scialuppa. Io mi occupo di loro. Va bene. Perché hai spento il motore? Stava andando, poi si è fermato. Che cosa l'ha fermato? Non lo so. Che scemo. Come pensi che funzioni se non azioni la pompa? Lascia me e levati dai piedi. Visto? Che c'è di strano? Riaccendila e lasciala accesa, idiota. Non sono stato io, le giuro di no.
bottiglie, Toppy! Che cosa stai facendo qui? Se me l'aveste chiesto un secondo dopo avrebbe parlato con se stesso. Che cosa c'è su quella barca? Il corpo. È fatta. Fatta un corno! Stava cercando di nasconderlo. No, io lo sto riportando indietro. Riportando indietro, eh? Beh, fratello, ora dovrà rispondere a un sacco di domande. Ho idea che non sarà un programma di quiz. Giù, portali di sopra. Andiamo. Sono tutti qui? Sì, signore, ci sono tutti. Va bene. Ascoltate, cercate di mettervelo in testa. Nessuno lascerà questa stanza senza il mio permesso. Ehi, tu! Smetti di masticare quella gomma. Masticare? Ma se neanche respiro. Non te, lei. Mi scusi, Miss Carrington. So che quello che le chiedo non è gradevole, ma vuole venire nella stanza con me? Miss Carrington, ora solleverò questo lenzuolo. Veda se riesce a identificare questa giovane donna. Da quanto tempo viveva qui? È venuta ieri sera con Miss Carrington. Bella ragazza. Peccato che se ne sia andata così giovane. Ma ha dei piedi terribilmente grandi. Chi è stato? Chi è stato? Chi mi ha colpito a tradimento? C'eri tu in quella stanza ora? Né ora, né allora, né mai. Bene, non vorrete dirmi che ci sono i fantasmi? State a sentire. Stavo in quella stanza e mi facevo gli affari miei. Proprio mentre stavo dicendo che piedi grandi a questa ragazza, mi hanno dato uno schiaffo in faccia. Chi è stato? Chi è uscito da quella porta? Nessuno. Che vuoi dire? Le porte non si aprono né si chiudono da sole. Ma quella l'ha fatto. Ehi, chi è uscito da quella porta? Udini. Chi? Ti senti meglio, Oh, caro? andrebbe meglio se Charlie Chan la lasciasse stare. Sergente Roberts, non voglio immischiarmi, ma è necessario sottoporre mia figlia a tutto ciò. È terribilmente provata. Non potrebbe lasciarla andare in camera sua. Nessuno lascerà questa stanza, neppure io. E questo vale per tutti. Piedi grandi, eh? Vorrei metterli a confronto con i suoi. Un altro su. E perché no? Gli innocenti stanno a casa di notte. Non si nascondono nei frigoriferi. E non portano cadaveri a far dei giri in barca. Perché l'ha uccisa? Non l'ho uccisa io. Questo lo pensa solo lei, purtroppo. Posso provarlo? Come? Mi lasci solo in quella stanza per un minuto. Non sono mica così scemo. Beh, questo lo pensa solo lei. Sergente, lo lasci fare. Non ha finestre la stanza dei trofei. Neanche frigoriferi? No. Beh, allora vada. Le do soltanto 3 minuti. Se non torna in questa stanza con un alibi da 18 carati, questa signora sarà una delle vedove più carine che abbia incontrato. Ah, grazie tante, agente. Gay, dove sei? Prendo un'altra bottiglia, Toppy, e sono subito da te. E così ci facciamo un goccetto. Ehi, prendimi! Attenta!
Toppy! Oh, che volo! Rimettiti in piedi e comportati bene. Lascia che ti arruffi i capelli. Oh, smettila. La vuoi smettere? Non è il momento di scherzare. Dov'è quel biglietto? Quale biglietto? La prova che dicevi di avere. Toppy, ho bisogno di coricarmi. Ho sonno. Non puoi aver sonno adesso. Mi hai cacciato in questo guaio e ora mi aiuti ad uscirne. Dammi una mano. Oh, mio Dio. Vieni. Avanti. Oh, Toppy, mi sento così sciocca. Zitta. È un po' come se fossi in barca. Cerca di camminare dritta. Oh, guarda che bel divano. Eccoti. Si sta così bene. Oh. Toppy, sollevami i piedi. Così. Oh. Gail, è una cosa seria. Dov'è quel biglietto? Non lo so. Cerca di ricordare quello che ne hai fatto. Mi arresteranno. Mettimi una pezza bagnata sulla fronte e io proverò a pensare. Fa uno sforzo, ti prego. Cerca di rifletterci un momentino, eh? E dove sei? Là. Ho un po' di mal di testa. Non ha un'aspirina per caso? No, ma gliela vado a prendere. Bene, così il caso è chiuso. Quel tizio è matto come un dollaro falso, ve lo dico io. Vai a prendere qualcosa di forte, anzi 2, anche per me. Alzati. Allora, dov'è quel biglietto? Ehi! Eccolo lì per terra. Sì, ma che cosa prova? Non l'ho scritto io. Chi l'ha scritto? Lilian, la governante. Ho qui un campione della sua calligrafia. Sono identiche. Deve avere qualcosa a che farci. Si sieda. Ammette d'aver scritto questa lettera o no? Sì. E questo l'ha trovato nella camera della vittima? Sì. E allora come spiega il fatto che la calligrafia sia la stessa? Io non so. Ascolti, sorella, questo basta ad accusarla di omicidio di primo grado. Naturalmente, se collabora, possiamo trattarla un po' meglio. Non ero sola in quest'affare. Ho scritto il biglietto, ma non l'ho uccisa io. Chi è stato? Vuol dirmi chi è stato? È stato... Accendete la luce, subito! Avanti, chi è? Ma c'è un prestigiatore qui. Chiunque abbia sottratto questa prova la restituisca. Jim, cerca in cantina, cerca nel frigorifero, cerca in soffitta. Trovamela! Mi sono occupato di politica per 10 anni e non ho mai visto una faccenda ingarbugliata come questa. Daryl, stai di guardia alla porta d'ingresso, nessuno deve entrare né uscire. Che c'è laggiù? C'è la cucina. Se trovo quella donna nel frigorifero finisce che do le dimissioni. E io casco morto. Su, figlia mia, fatti forza, coraggio. Le sarei molto grato se restasse qui a far compagnia a mia figlia. Voglio parlare col sergente Roberts. Sarà un piacere, signore. Mi raccomando, eh? L'ho presa! È lei, orrido mostro! Non vedo alcun motivo di restare in questa orribile casa mentre lei se ne va in giro ad aprire e a chiudere le porte. Stia zitta, Io per favore! non voglio stare zitta! Sono così nervosa che urlerei. Anzi, lo faccio! Ma che buffa, vero? Avanti, facciamolo insieme! Si sieda. Questa si direbbe mia moglie.
Miss Carrington! Miss Carrington! Miss Carrington! Miss Carrington! Beh, dov'è finita? Era seduta qui un momento fa. Non si può sapere che altro è successo. Miss Carrington è sparita. Io l'avevo lasciata con lui. Ma che cos'è questo? Il labirinto del Luna Park? Tutti quelli che parlano con lei poi spariscono. Ora che parlo io con lei, immagino che prima o poi sparirò. Credo che sia la migliore idea che ha avuto stanotte. Così questo l'ho messo a posto. E non parcheggi vicino alla pompa dell'idrante. Quanto a lei. Sergente, io voglio andare a casa mia. Le dirò io quando potrà andare. E le dirò anche dove andare. Si sieda. Gail, Anne è sparita. È sparita? Volatilizzata. Allora cerchiamola. La polizia non mi molla un attimo. Ma non possono fermare me? No, non uscire di qui. Mia moglie è dietro la porta. Ci penso io. Allora, mi dici dov'è? Come? Dov'è? Dov'è chi, cara? Hai capito perfettamente chi intendo, quella ragazza. Ma qui non c'era nessuno. Oh, sì che c'era. Stavate parlando proprio lì dentro. Mi perdoni, Miss Stopper, ma si sta facendo un po' tardi. Non si può discuterne a casa. Edward, non interrompere. Sì, signora. Cosmo, potrei pensare che dopo 20 anni di matrimonio tu stia cercando di ingannarmi. Ma mi ricordo la nostra luna di miele ad Atlantic City. Mi promettesti di non guardare mai altre donne. Mr. Topper! Sta alla larga da me, o diventi una pelliccia. Clara, ti prego, ho passato una nottataccia. Padrone, aspetti! Non si sieda su quella sedia. Qualsiasi cosa, ma non si sieda su quella sedia. Ormai è un vizio questo di interrompere. Oh, sei tutto bagnato. Piove fuori. Oh, ma tu non sei uscito. Non può piovere dentro. Oh, se ha piovuto, ora fa bello. Clara, ti avverto che non ce la faccio più. Oh no, padrone, quella sedia è traditrice, distruttrice, da non fidarsi. Glielo dice la voce dell'esperienza. Ma che cosa stai blaterando? Padrone, si sieda su quella sedia e vedrà poi. Oh, dici cose senza senso. Senza senso, altro che. Guardi, padrone, mi sono seduto su quella sedia proprio così. Ho incrociato le gambe proprio così. Mi sono appoggiato. Eccomi di nuovo. Ma che stupida maniera d'andarsene. Perché non è uscito dalla porta? Mr. Topper! Comunque, come stavo dicendo, ti starò sempre vicina a qualsiasi cosa accada. Clara, cara, sta zitta, per favore. Beh, allora, se è così che la pensi, non dico un'altra parola.
idea. Dovremmo tenerne una in casa per i nostri ospiti della domenica. Veramente? Clara, per l'amor del cielo, vieni via di lì. Ok, tu vai giù da questa parte e tu vai di sopra. Se trovate qualcosa, cercatemi qui. Dio, che nottata! Mi sembra d'essere finito su una giostra impazzita! Ne avevo bisogno. Toby, ho appena visto l'assassino giù in cantina. E chi è? Non l'ho visto in faccia. Era tutto avvolto in un grande mantello nero. Bene, chiunque sia, era in quella stanza quando la governante è sparita. Nel camino c'è un aggeggio che fa rovesciare la sedia sulla quale era seduta. Toby, Che c'è? dobbiamo fare in modo che si smascheri da sé. Come? Tu ti siedi su quella sedia e dici a tutti che sai chi è l'assassino. Cosa? Sedermi su quella sedia? Ma così sparirò anch'io. Oh no, non se tieni gli occhi sul caminetto. Il primo che si muove in quella direzione, quello è l'uomo che stiamo cercando. No. Oh, non avrai paura. Scusa, ma perché non dovrei averne? Voglio semplicemente dire tutto quello che so. Veda di non farci perdere tempo. Si sieda. E tiri fuori tutto quello che sa. Chi ha ucciso Gay Richards? Su, parli! Intanto quella che volevano uccidere era Miss Carrington. Non faccia il processo alle intenzioni. Chi è stato? L'omicida non sapeva di essersi sbagliato. Quando l'ha scoperto si è innervosito e ha nascosto il corpo. Vede, dottore, che non avevo le allucinazioni? Molto interessante. Che cosa ha da fissare quel caminetto? Chi si aspetta? Babbo Natale? Avanti, su, chi è stato? La governante lo sapeva. Sapeva anche troppo. Però non è stata lei. Quando era sul punto di confessare, è sparita proprio da questa sedia. E la persona che l'ha fatta sparire stava in piedi proprio accanto a quel camino quando è accaduto. Che ne dice, dottore? Sembra che accusi proprio lei. Quest'uomo è matto, io non stavo vicino al camino quando è successo. Stavo dall'altra parte. Rama, c'eri tu qui. Si sta sbagliando, dottor Jerris. Ero accanto alla porta della biblioteca. Aspettate un momento. Chi è che stava vicino al camino quando la governante è sparita? Ma, papà, non c'eri tu? Ma certamente. Ora che ci penso, c'ero io. Mr. Carrington, le dispiace sedersi su quella sedia? Certo che no. Ora basta! Mani in alto tutti! Mani in alto! Mani in alto! Papà! Lascia perdere adesso. Alza le mani anche tu. Se avete un briciolo di cervello, non fiaterete nemmeno. Visto? Lo sapevo che era lui. Sergente Roberts, è stato un piacere avere a che fare con un uomo della sua intelligenza. Giù le mani dal volante. Come faresti a guidare da dietro? Siediti.
Forte, ci risiamo! Hai avuto quello che ti meriti. Oh, non vorrei essere nei tuoi panni. Prima omicidio e ora guida pericolosa. Sono sicura che l'angelo della reception non ti farà passare. Dì, ma che ci fai tu qui? Tieni giù le mani. Ti chiedo scusa. Allora, perché hai cercato di uccidere tua figlia? Oh, non farla stupida. Non sono il padre di Anne. Allora chi sei? Sono Walter Harper, il socio di Carrington. Carrington morì nel crollo di una miniera. Ah, è così che è andata. Maledetto fantasma di imbroglione doppio giochista. Anne deve saperlo adesso. Troppo tardi. Oh no, si sta qui finché lo scopre. E quando saprà la verità, io potrò volarmene in paradiso. E tu andrai... Dammi una penna, svelto, e un pezzo di carta. Va bene, un minuto. Ora ti detto. Cara Anne, io non sono tuo padre, punto. Se andava in cerca di un incidente si può dire che l'ha trovato. Questo gli costerà il ritiro della patente, lo sai, vero? Tieni, Coppi, devi darla a Anne. Mi dispiace per suo padre, Miss Carrington. Ormai lo sa che non era suo padre. Miss Carrington, questa è per lei. Che cos'è questa storia? Avanti, legga, se non è pretendere troppo da lei. Dove ha trovato questa lettera? Mi è volata tra le mani. Lettera che vola. Padri che non sono padri. Sedie che saltano. Avanti, andiamocene prima che gli alberi si mettano a parlare. Edward, dove sei? Sono qui. E di qui me ne vado. Edward, torna subito indietro. Non ci penso, perché io ero il suo chauffeur. Ma devi riportarci a casa. Non con quella macchina. Quello che è troppo e io ne ho già avuto abbastanza, sa? Va bene. Sei così che la pensi sarà Emily a guidare. E Cosmo, questa volta mi siederò io sulle tue ginocchia. Ma certo, cara. Emily, tu sai guidare, no? No, signora. Oh, com'è eccitante. Grazie, Eddie, sei stato di grande aiuto. Mi dispiace di averti dovuto buttare in acqua, vecchio mio.